Ci sono giorni che iniziano come tutti gli altri. Giorni qualunque, di quelli che ti fanno credere di essere al sicuro, protetto dalla tua routine. Ma per Caterina Bettinelli, un piovoso martedì a Verona non sarebbe stato affatto qualunque. Ciao, sono Rossana e ti voglio raccontare di come quel giorno le sarebbe crollato tutto addosso. E tutto questo sotto gli occhi indifferenti di quelle persone che fino a un attimo prima lei chiamava colleghi. L'aria nella sala del ristorante da Fortunato era pesante, carica di un'umiliazione che stava per esplodere. Il pretesto? Un semplice piatto di risotto. Ma la vera colpa di Caterina, agli occhi del suo capo, era un'altra, la sua dignità. In piedi, con la sua uniforme da cameriera impeccabile ma logora, Caterina fronteggiava Rolando Nocerini, un uomo corpulento sulla cinquantina, con un'aria di perenne insoddisfazione. Davanti a lui un piatto di risotto. In sala i pochi clienti del pranzo non si accorgevano di nulla. I colleghi di Caterina, invece, osservavano da lontano. Ma non appena i loro occhi incrociavano quelli di lei, si giravano, fingendo di essere incredibilmente occupati. Rolando indicò il piatto con un gesto di disprezzo, la sua voce un sibilo velenoso. Che cos'è questa roba, Caterina? L'ho assaggiato. Sa di terra. Pensi davvero di servire spazzatura ai miei clienti? Caterina sentì la voce tremare, ma la tenne ferma. Signor Nocerini, è un risotto ai funghi porcini. I funghi sono freschi, li ho visti arrivare stamattina. Lo chef Santino è sempre molto attento a pulirli. Forse è solo un sapore più forte del solito. Rolando scoppiò in una risata sgradevole che non arrivò mai ai suoi occhi. Ah, adesso sei anche un'esperta di cucina? Non ti pago per avere delle opinioni, ti pago per portare i piatti e sorridere. E ultimamente non stai facendo bene nessuna delle due cose. Forse sei stanca, forse questo lavoro non fa più per te. Una vampa di calore salì al volto di Caterina. Abbassò lo sguardo, cercando un segno di solidarietà, un minimo cenno dai suoi colleghi. Niente. Solo schiene girate e sguardi che fuggivano. Il silenzio era assordante, rotto solo dal ticchettio della pioggia sui vetri. Lavoro qui da 6 anni, disse lei, rialzando lo sguardo. Conosco il mio mestiere. Rolando le si avvicinò, invadendo il suo spazio. 6 anni? E cosa credi che significhi? Che ti dà il diritto di rispondere? Che ti rende indispensabile? Nessuno è indispensabile, specialmente chi non sa stare al proprio posto. Raccogli le tue cose, Bettinelli. Sei fuori. L'azienda sta facendo dei tagli, sai com'è. E tu, diciamo che non sei più un buon investimento. La parola fuori fu un pugno nello stomaco. Licenziata. Così, davanti a tutti. Per un risotto. Ma lei lo sapeva, non era per il risotto. Era per tutte le volte che non aveva abbassato la testa, per tutte le piccole ingiustizie che aveva sopportato in silenzio, ma con uno sguardo che la tradiva. Si guardò di nuovo intorno. Nessuno si mosse. Nessuno disse una parola. In quel momento Caterina non si sentì solo licenziata, si sentì cancellata. Caterina attraversò la sala come un automa, ogni passo un macigno. Negli spogliatoi, mentre si sfilava l'uniforme che era stata la sua seconda pelle per 6 anni, le lacrime finalmente arrivarono. Non era solo rabbia per l'ingiustizia. Era l'amara delusione per le persone con cui aveva condiviso turni massacranti, risate rubate e lamentele sussurrate. Quelle stesse persone che ora non avevano nemmeno il coraggio di guardarla. La paura, capì, era un collante molto più debole della convenienza. Uscì nella pioggia di Verona senza salutare. Camminava senza meta, con i pensieri che si aggrovigliavano. Come avrebbe pagato l'affitto? Come avrebbe spiegato quell'umiliazione? A 30 anni si ritrovava con un curriculum da cameriera e un licenziamento che le pendeva sulla testa come una condanna. Per 6 anni, da Fortunato, era stato più di un lavoro. Era stato il suo approdo a Verona, la città che aveva scelto per scappare da un futuro di ristrettezze. Era arrivata con una valigia di sogni e pochi soldi. Aveva imparato il mestiere con dedizione, sopportando il carattere impossibile di Rolando perché credeva che l'impegno, alla fine, venisse sempre ripagato. Si era sbagliata. I giorni seguenti furono un limbo grigio. Ore passate a fissare il soffitto, a mandare curriculum che sembravano cadere nel vuoto. Il telefono non squillava mai.
I pochi risparmi si consumavano a una velocità spaventosa. A volte passava davanti al ristorante e vedeva le luci accese, la vita che andava avanti senza di lei, come se non fosse mai esistita. Un fantasma nella sua stessa vita. Una sera, quando la disperazione stava per convincerla a tornarsene sconfitta al suo paese, notò una busta nella cassetta della posta. Era una lettera ufficiale di uno studio legale di Milano. Con le mani che tremavano, la aprì. La carta della lettera era spessa, costosa. Le parole, in un freddo linguaggio legale, all'inizio sembravano non avere senso. Poi 2 nomi catturarono la sua attenzione: Caterina Bettinelli e Rita Bettinelli, la sua prozia. Una sorella di suo nonno di cui aveva sentito parlare solo nei vaghi racconti d'infanzia, una donna che aveva lasciato il paese decenni prima e di cui si erano perse le tracce. La lettera la convocava a Milano per la lettura del testamento della defunta prozia. Confusa, spinta più dalla curiosità che dalla speranza, racimolò i soldi per un biglietto del treno. Una settimana dopo si presentò nello studio dell'avvocato Elio Silvestri, un uomo anziano ed elegante che la accolse con un sorriso. «Signorina Bettinelli, grazie per essere venuta. So che deve essere stata una sorpresa». «A dire il vero, avvocato, penso ci sia un errore. Io non conoscevo la signora Rita». L'avvocato aprì una cartella. Nessun errore. La sua prozia Rita era una donna riservata, ma meticolosa. Non ha mai avuto figli e lei era la sua unica parente in vita. Mi incaricò anni fa di tenerla d'occhio, a distanza. Sapeva delle sue difficoltà, era una donna che credeva nel valore del lavoro e non sopportava le ingiustizie. Fece una pausa, guardando Caterina dritto negli occhi. La sua prozia Rita, signorina Bettinelli, le ha lasciato tutto il suo patrimonio. Ha saputo investire con grande acume. Lei è la sua unica erede. Caterina lo fissò, senza capire. Tutto il suo patrimonio. Che voleva dire? Qualche migliaio di euro? Sarebbe già stato un miracolo. L'avvocato, con un tono pacato, come se stesse leggendo la lista della spesa, disse: «Il patrimonio consiste in un portafoglio di azioni, alcune proprietà e una liquidità considerevole. Al netto delle tasse, stiamo parlando di una cifra che si aggira intorno ai 3 milioni di euro». 3 milioni di euro. La stanza cominciò a girare. Caterina dovette aggrapparsi ai braccioli della poltrona. Lei, che fino al giorno prima contava gli spiccioli per la spesa, adesso era milionaria? Sembrava un film. Nei giorni seguenti firmò documenti e ascoltò consigli finanziari in una specie di trance. Poi, una notte, in una stanza d'albergo a Milano, la consapevolezza la colpì in pieno. Era tutto vero, era libera. Poteva fare qualsiasi cosa, poteva andarsene, viaggiare, non lavorare mai più. Ma mentre pensava a questo, un'altra immagine si fece strada nella sua mente: il volto sprezzante di Rolando, le schiene dei suoi colleghi, l'odore di pioggia e umiliazione. Poteva dimenticare, oppure poteva tornare, non come prima, non come la cameriera umiliata, ma in un modo che nessuno di loro avrebbe mai potuto immaginare. Un'idea, folle e audace, prese forma. La mattina dopo chiamò l'avvocato. La sua voce ora non tremava più. Era carica di una nuova, fredda determinazione. «Avvocato, ho deciso cosa farò con i soldi. Voglio comprare un ristorante. Un ristorante a Verona. Si chiama Da Fortunato». Ci fu un attimo di silenzio dall'altra parte del telefono. L'avvocato, abituato a clienti che chiedevano yacht e ville, fu spiazzato. Ma nella voce di Caterina sentì il suono di un piano che si metteva in moto. Le ricerche confermarono i suoi sospetti. Il ristorante Da Fortunato era pieno di debiti. Rolando Nocerini era un pessimo gestore e da tempo cercava di vendere. L'offerta che gli fu presentata tramite una società di intermediazione, per non rivelare il nome di Caterina, gli sembrò una manna dal cielo. Accecato dai soldi, accettò subito, senza fare troppe domande. Mentre le pratiche andavano avanti, Caterina non rimase ferma. Frequentò corsi di gestione della ristorazione, marketing, leadership. Voleva essere una leader, non solo una proprietaria, e si preparò per il suo ritorno. Non fu solo una preparazione mentale, fu una trasformazione. Abbandonò i vestiti dimessi per abiti eleganti, di sartoria.
Un nuovo taglio di capelli le incorniciava un viso che non era più quello di una vittima, ma di una donna che conosceva il proprio valore. Era una strategia. Sapeva che il mondo giudica dalle apparenze e la sua doveva essere inequivocabile. Finalmente il giorno arrivò. L'atto di vendita era stato firmato. Il ristorante era suo. Ma a Verona nessuno lo sapeva. 5 mesi esatti dopo il suo licenziamento, Caterina tornò al Da Fortunato. Non dalla porta di servizio, ma dall'ingresso principale. Indossava un tailleur di seta color avorio che risaltava nell'ambiente cupo del locale. Si mosse con una calma e una sicurezza che fecero girare più di una testa. I suoi ex colleghi la fissarono, pieni di stupore. Lo chef Santino si affacciò dalla cucina, sgranando gli occhi. E poi lo vide. Rolando Nocerini appoggiato al bancone, con la bocca semiaperta. La riconobbe, certo, ma non riusciva a collegare la cameriera che aveva umiliato a quella donna elegante. Caterina si sedette a un piccolo tavolo d'angolo, lo stesso dove faceva la sua pausa pranzo. Quando una giovane cameriera arrivò, Caterina le sorrise. «Vorrei iniziare con un bicchiere di Franciacorta. E poi vorrei il risotto ai funghi porcini». Ordinare quel risotto fu come lanciare un guanto di sfida. Un messaggio silenzioso che solo alcuni, in quella stanza, potevano capire. Mentre aspettava, Caterina osservava. Notava la stanchezza sul volto dello chef Santino, la rassegnazione negli sguardi degli altri. Nulla era cambiato. Il risotto arrivò, portato da un ex collega che evitò il suo sguardo. Caterina lo assaggiò. Era insipido, preparato senza amore. Non sapeva di terra, come aveva mentito Rolando. Non sapeva di niente. Era l'esatta rappresentazione di quel locale, un'anima spenta. Finito di mangiare, chiese il conto. E poi chiese di parlare con il proprietario. Rolando si avvicinò, mascherando l'imbarazzo con finta superiorità. «Signora, spero sia stato tutto di suo gradimento». Caterina alzò lentamente lo sguardo su di lui. «Veramente no, signor Nocerini, non lo è stato». Lui si irrigidì. «Ah sì? E cosa non andava?» «Il risotto. Era deludente. Mesi fa ho sentito che qui si veniva licenziati per un risotto che sapeva di terra. Questo non sapeva di nulla. Curioso, no? Come cambiano gli standard». Rolando impallidì. Aveva capito, ma non riusciva a crederci. «Cosa vuoi, Bettinelli? Sei venuta a provocare? Se cerchi un lavoro hai sbagliato posto». Caterina sorrise, un sorriso lento, enigmatico. Si alzò in piedi, la sua figura elegante che ora sembrava sovrastare quella di lui. «No, signor Nocerini, non cerco un lavoro. E ha ragione, ho sbagliato. Questo non è più il suo posto». Si girò verso il centro della sala, alzando la voce perché tutti sentissero. «Mi scuso con i clienti per l'interruzione. Il mio nome è Caterina Bettinelli e da lunedì scorso sono la nuova proprietaria del ristorante Da Fortunato». Se fosse esplosa una bomba, avrebbe fatto meno rumore di quel silenzio. I camerieri erano paralizzati, lo chef Santino aveva la mascella a terra. Rolando la fissava come se avesse visto un fantasma, balbettando parole come impossibile, scherzo. Caterina si rivolse di nuovo a lui, la voce tagliente come il vetro. «Il vero potere non è avere i soldi, è decidere come usarli, e la prima decisione che prendo come proprietaria è questa. Lei, signor Nocerini, è licenziato. Per giusta causa. La sua gestione incompetente e la sua mancanza di rispetto hanno quasi distrutto questo locale. Raccolga le sue cose. È fuori». Pronunciò le stesse identiche parole che lui le aveva sputato addosso 5 mesi prima, ma il suo tono non era di disprezzo. Era di una calma glaciale, il tono di una giustizia a lungo attesa. Rolando Nocerini se ne andò senza dire una parola. Caterina si rivolse al suo staff, ancora immobile e spaventato, che forse si aspettava una vendetta. «Da domani», disse con tono calmo e professionale, «questo ristorante chiude per una settimana. Riapriremo con un nuovo nome e una nuova filosofia. Parlerò con ognuno di voi. Chi vorrà restare e condividere il mio progetto sarà il benvenuto. L'unica cosa che non sarà più tollerata qui dentro è la mancanza di rispetto».
La regola numero 1, d'ora in poi, sarà la dignità. Il giorno dopo parlò con tutti. Ascoltò le paure di chi aveva abbassato lo sguardo e offrì loro una seconda possibilità con un contratto migliore. Alcuni, per il senso di colpa, se ne andarono. Altri, come la giovane Mara, accettarono con le lacrime agli occhi. L'incontro più importante fu con lo chef Santino, un uomo di grande talento schiacciato da anni di abusi psicologici. Caterina, mi dispiace, disse lui. Quel giorno, per il risotto, lei aveva ragione. Sapevo che era una scusa per colpirla, ma ho avuto paura. Ho una famiglia. Lo so, Santino, rispose lei comprensiva. La paura ci fa fare cose che non vorremmo. Ora guardiamo avanti. Ho bisogno di un grande chef e tu hai bisogno di una cucina dove esprimerti senza paura. Voglio che tu sia il cuore di questo nuovo ristorante, con le tue idee, la tua libertà e uno stipendio che riconosca finalmente il tuo valore. In una settimana il locale fu trasformato. Pareti calde e luminose, tavoli di legno chiaro. Ma il cambiamento più grande era nell'aria, l'entusiasmo di una squadra che si sentiva, per la prima volta, rispettata. All'ingresso una nuova insegna sostituì quella vecchia. Non più da Fortunato. Ora c'era scritto Bettinelli. Il ristorante Bettinelli aprì e il successo crebbe, costante. La voce si sparse per Verona, si parlava di un luogo con cibo eccezionale e un'atmosfera ancora migliore. Un posto con un'anima. I clienti tornavano per il risotto perfetto dello chef, ma anche per i sorrisi sinceri dei camerieri. Arrivò anche la recensione di un famoso critico. Da Bettinelli non si va solo per mangiare, si va per assistere a un piccolo miracolo dove il rispetto è l'ingrediente segreto che rende tutto più buono. Caterina non divenne mai come il suo vecchio capo. Gestiva con l'esempio, non con la paura. Aveva trasformato il veleno della sua umiliazione in qualcosa di bello e giusto. La sua storia divenne una leggenda in città. La storia di una donna che nessuno aveva difeso e che era tornata non per distruggere, ma per ricostruire. Aveva capito che la vendetta più grande non è abbassare chi ti ha umiliato, ma costruire un successo così luminoso da rendere la sua ombra insignificante. A volte la vita ti butta a terra. Puoi restare lì, a piangere su ciò che hai perso, oppure puoi usare quelle stesse macerie per costruire le fondamenta di qualcosa di nuovo e più forte. Se questa storia ti ha emozionato, non dimenticare di lasciare un mi piace, iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti altri nuovi racconti. Sono Rossana e ti aspetto alla prossima storia.